La serie Bandai Soul of Chogokin rimane comunque un punto di riferimento per ogni appassionato che si rispetti. Ma oggi non li guarderemo con l'occhio del collezionista che magari specula sul prezzo, ma con quello di chi, come molti di voi e sicuramente come me, questi robottoni a cui siamo affezionati da quando eravamo bambini, li vuole modellare, stampare e vederli prendere vita in 3D. Ma quali sono i migliori? Difficile dirlo con certezza. Sicuramente i gusti e i ricordi delle serie TV giocano un ruolo importante, ma oggi mi azzarderò in una classifica pericolosissima. Quindi restate con me perché questa è la mia personale top 10 definitiva. Come sapete, qui sul canale non ci limitiamo a guardare i robot, ma cerchiamo di capire come sono fatti per trarre ispirazione per le nostre modellazioni 3D, i rendering e le stampe soprattutto. Infatti io sono sempre alla ricerca di nuovi spunti tecnici e motivazione per i miei progetti robottonici, robottosi. Quindi, come vi ho detto, in questo video vedremo la mia personalissima top 10 dei Soul of Chogokin di Bandai. Attenzione però, non è una top 10 che guarda al valore di mercato o alla rarità per i collezionisti. Ci concentreremo soltanto sulla bellezza estetica, sullo sculpt soprattutto, la qualità costruttiva, la verniciatura ed eventualmente le soluzioni ingegneristiche come la trasformabilità. Alcuni di questi modelli li ho già realizzati in 3D, di alcuni ho fatto anche i video, di altri sono in fase di realizzazione. Altri ancora potrebbero essere il mio prossimo progetto 3D. Fatemi sapere nei commenti, magari, quale robot vorreste vedere realizzato e stampato in 3D. Ma basta con questa introduzione, partiamo subito dalla posizione numero 10. Al decimo posto troviamo Gordian, ovvero il GX95. È un colosso uscito nel 2021. Con il robot più grande, Garbin, che raggiunge 32 cm, è un pezzo dalla presenza scenica incredibile. Il punto di forza sicuramente è il suo meccanismo matriosca che l'ha reso famoso nel cartone animato. Daigo entra in Protesser, che entra in Dellinger, che entra in Garbin. Ingegneristicamente è un prodigio, secondo me, perché le proporzioni esterne sono state migliorate tantissimo rispetto ai vecchi giocattoli come ad esempio il Poppy, con uno sculpt dal volto fiero e pulito, anche se secondo me poteva essere realizzato meglio. Tuttavia, e noi modellatori magari abbiamo quest'occhio, c'è un compromesso da considerare, cioè la posabilità ovviamente cala drasticamente man mano che i robot vengono inseriti l'uno nell'altro, oltre al fatto che maneggiandolo e appunto muovendo i pezzi uno all'interno dell'altro c'è il rischio molto concreto di poter graffiare le plastiche o le vernici. Resta comunque un pezzo molto bello da avere in collezione e secondo me si merita un bel 7,5 con il suo look statico, d'impatto ed enorme. Saliamo alla posizione numero 9 con la versione R, ovvero rinnovata, del Trader G7 del 2020. È un modello massiccio di circa 24 cm che vanta una finitura opaca e satinata secondo me eccellente, anche se alcune verniciature sono state realizzate con un colore dorato che non è proprio in linea con la colorazione del cartone animato e probabilmente io avrei preferito un colore giallo appunto che richiamasse il cartone animato stesso. La sfida qui per Bandai sono state le 7 configurazioni trasformabili. Nonostante questa complessità, lo sculpt in modalità robot comunque rimane pulito e slanciato, molto molto bello e richiama sicuramente molto da vicino il cartone animato. Dal punto di vista tecnico è un pezzo da studiare per come vengono gestiti i volumi, anche se la trasformazione è un po' stressante, ovviamente per paura di rovinare la vernice e alcuni pannelli delle gambe lasciano intravedere dei piccoli vuoti se guardati da certe angolazioni. Comunque prende un solido 8,5 perché il modello del robot comunque è davvero molto simile a quello del cartone animato. All'ottavo posto un altro grande classico, stiamo parlando di Daitan 3. Parliamo di un progetto del 2010, rinnovato nel 2020 con la versione R, che svetta con i suoi ben 25 cm. Probabilmente è uno dei SOC più pesanti mai realizzati e al tatto dà la sensazione appunto di un robot di grandissima qualità. Lo sculpt della testa è molto buona, di contro risente un po' dell'età per quanto riguarda gli snodi e anche le trasformazioni varie richiedono in alcuni casi lo smontaggio di alcune parti per non sacrificare poi l'estetica finale. Metto questo in classifica perché lo preferisco rispetto alle altre versioni, sia alla versione con la colorazione differente,
e rispetto anche al full action, che sicuramente è un bel modello, ma secondo me il full action è troppo differente nello sculpt rispetto al cartone animato. Capisco quello che era l'obiettivo dei designer, ma io che sono abituato a vedere Titan 3 in un certo modo, non riesco a concepire e a farmi mandare giù il full action, almeno per quanto riguarda il Titan 3. Poi vedremo, ci sono dei casi invece in cui il full action mi è piaciuto di più. Il GX53 invece rispecchia piuttosto fedelmente quello che è l'anime originale, dal punto di vista appunto proprio dello sculpt, delle proporzioni e anche della colorazione. Di contro, in alcune angolazioni non mi piace, soprattutto il posizionamento della testa non lo trovo azzeccatissimo perché risulta troppo indietro rispetto al torace, ma capisco che questo è un problema dovuto proprio alla trasformabilità. Comunque sia, secondo me è una pietra miliare, oltre ad essere poi uno dei pochi Titan 3 in circolazione, addirittura con la trasformazione. Quindi per me si porta a casa un bel voto, un 8 pieno. In settima posizione abbiamo una novità del 2024, il Goldrake Anime Color. È alto 18,5 cm ed a mio avviso è il Goldrake dei Soul of Chogokin più bello cromaticamente, grazie alla sua colorazione pastello, flat, che simula perfettamente quella del cartone animato. Non ci sono grosse novità tecniche rispetto al modello precedente, che ovviamente visivamente è molto molto pulito e appunto richiama molto il cartone animato. Detto questo, per quanto riguarda l'ottima verniciatura, devo essere sincero, probabilmente so che prenderò anche molte critiche per quello che sto per dire, ma metto questo Goldrake in classifica quasi come un atto dovuto, nel senso che a livello di sculpt questo Goldrake non mi piace, nel senso che non mi dà quella sensazione di maestosità, di grandezza, fierezza e potenza che invece aveva Goldrake nel cartone animato. Ma lo devo inserire per forza. Come faccio a non inserire Goldrake in una top 10? Sicuramente la possibilità di acquistare gli altri veicoli di supporto aumenta l'appetibilità di questo modello, ma in definitiva il mio voto è più basso rispetto ad altri robot che abbiamo visto in precedenza e anche rispetto ad altri Goldrake che ci sono in circolazione, anche se questo come posabilità è molto buono. Quindi per questo Soul of Chogokin do soltanto un 6,5. Al sesto posto continuiamo con i robot Nagayani e metto il Grande Mazinga, però il Grande Mazinga di nuova generazione, uscito tra la fine del 2024 e il 2025. È alto circa 19 cm ed è appunto la generazione Kakumei Shinka, ovvero l'evoluzione della posabilità introdotta non in questo Grande Mazinga ma in un altro modello che non voglio spoilerare niente ma vedremo tra un po'. Lo sculpt del viso e le proporzioni rasentano secondo me la perfezione. Gli snodi permettono pose dinamiche senza però compromettere l'estetica. C'è meno metallo rispetto al passato per favorire la stabilità, ma è considerato da molti il Grande Mazinga definitivo per quanto riguarda le proporzioni e io devo essere d'accordo con molti che la pensano in questo modo. Secondo me merita un 8,5. Al quinto posto, come vi ho anticipato, abbiamo il fratello minore del Grande Mazinga, ma anche il primo ad uscire della serie Kakumei Shinka. Sto parlando del Mazinga Z uscito nel 2022, ovvero il GX105. Nonostante i suoi 16,5 cm, che sono un po' pochini effettivamente, l'ingegnerizzazione dei gomiti e del bacino è pazzesca e permette pose iconiche senza parti di ricambio antiestetiche. Il design è un mix perfetto tra vintage e moderno e la colorazione secondo me rasenta la perfezione assoluta. Tonalità, satinatura, lucidatura, tutto è dove dovrebbe essere. Anche lo sculpt secondo me è eccellente e quando l'ho visto la prima volta in alcune foto me ne sono subito innamorato. Secondo me è il Mazinga Z definitivo. Peccato che sia così piccolo ed anche la dotazione di accessori è piuttosto limitata, ma per il rapporto qualità-prezzo e veramente lo sculpt e la verniciatura è un pezzo secondo me che bisogna assolutamente avere nella propria collezione. Secondo me merita un 9. Al quarto posto troviamo lo Zambot 3 Full Action del 2019. Peccato sia un modello piuttosto piccolo rispetto a quello che dovrebbe essere lo Zambot 3 molto più grande, ad esempio del Mazinga Z che abbiamo visto proprio pochi attimi fa e che secondo me proprio per questa sua dimensione così piccola riduce il voto di almeno mezzo punto. Questo full action sacrifica completamente la trasformazione, quindi la trasformabilità del modello,
per puntare tutto su uno sculpt molto aggressivo, anche molto moderno, e il dinamismo. Infatti è molto slanciato, privo di compromessi estetici e perfetto in ogni angolazione. Inoltre lo sculpt è sì diverso rispetto alla serie originale, però rispetto ad altri modelli della serie full action, come ad esempio Titan 3 o anche di Vultus 5, secondo me si discosta, ma non troppo. Per questo motivo inserisco in questa classifica lo Zambot 3 Full Action, anziché quello originale, perché appunto l'originale trasformabile non aveva uno sculpt del robot ben proporzionato. Ovviamente queste proporzioni, secondo me, non eccezionali nello sculpt, erano dovute all'obiettivo di rendere trasformabile a tutti gli effetti il robot da veicolo appunto a robot da combattimento. Ovviamente per i puristi l'assenza della scomposizione può essere un difetto, ma per me il voto è comunque un 8 pieno. Entriamo sul podio con il GX59, ovvero il Daltanius, per quanto mi riguarda nella sua prima versione che preferisco appunto personalmente nella colorazione rispetto alla versione R. Con i suoi 27 cm ha una presenza fisica statuaria e regale. Il leone sul petto cattura subito l'attenzione. È un robot molto massiccio, con tantissimo metallo, anche se l'integrazione delle zampe del leone sulla schiena è un po' caotica nella trasformazione e richiede un po' di attenzione. Molto buono lo sculpt che si avvicina piuttosto bene alla serie originale, soprattutto nelle proporzioni, anche se ovviamente per un discorso di trasformabilità ci sono stati dei piccoli compromessi da fare, ma per l'impatto visivo e la presenza scenica del robot nella bacheca di un collezionista, per me si merita 8,5. Medaglia d'argento per il colosso della collezione Soul of Chogokin, quindi il modello più grande in assoluto probabilmente di Bandai, il set GX100 del 2021. Stiamo parlando quindi del set composto da Gaiking e dell'astronave d'appoggio Daiku Maru. Qui le dimensioni sono ovviamente fuori scala. Il Gaiking è un po' piccolino forse perché è alto soltanto 17-18 cm, ma il drago spaziale, appunto per mantenere le proporzioni con il robot, è lungo addirittura 75 cm. Secondo me un capolavoro assoluto con finiture anche dorate e cromate impeccabili. Il Gaiking si scompone ed esce letteralmente dal corpo del drago, proprio come nel cartone animato. L'unico problema probabilmente è l'ingombro. Serve una vitrinetta praticamente intera soltanto per contenere questo set. Un pezzo che secondo me si merita 9,5 e che secondo me ogni amante dei robottoni dovrebbe avere. È un voto che secondo me si giustifica non soltanto per la bellezza e la qualità del set, ma anche per il coraggio che ha avuto Bandai a produrre un pezzo di queste dimensioni così colossali. E infine al primo posto, il vertice massimo, abbiamo il GX31 SP, ovvero il Vultus 5 50° anniversario, che è uscito tra il 2024 e il 2025. È alto 25 cm e secondo me ha un perfetto equilibrio tra la possibilità della trasformazione, quindi tra scomporlo in 5 veicoli separati e lo sculpt del robot. La nuova colorazione metallizzata Deluxe secondo me è veramente molto molto bella e lo trasforma in un pezzo che dovrebbe essere immancabile per ogni amante dei robottoni. Io non sono, probabilmente qualcuno lo sa, un grandissimo fan di Vultus, ma ultimamente l'ho un pochino rivalutato, probabilmente perché lo sto realizzando anche io. Nonostante il progetto originale risalga al 2006, le proporzioni sono ancora miracolosamente perfette. Inoltre è pesante, solido e stabile. Anche qui, come è successo in precedenza con il modello di Titan 3, preferisco questa versione di Vultus, ovvero questa versione classica, che oltretutto è trasformabile, rispetto alla versione full action. Perché secondo me quella full action, anche in questo caso, come è successo con Titan 3, è troppo slanciata e lo sculpt si discosta eccessivamente dall'anime originale, dove sostanzialmente il robot è piuttosto tozzo. Anche io sto realizzando una versione di Vultus 5 tendenzialmente meno tozza, ma diciamo che rispetto alla versione full action sto cercando di trovare un compromesso che renda diciamo, il robot un po' più slanciato, ma non così eccessivamente distante come linea, come design rispetto al modello originale. Probabilmente avrete visto in qualche short il mio Vultus 5 o magari se state vedendo questo video dopo qualche mese dalla sua pubblicazione avrò già pubblicato il video completo della realizzazione del mio Vultus 5, quindi magari vi invito anche ad andarla a vedere e farmi sapere nei commenti cosa ne pensate. In definitiva, e come ultimo modello della nostra classifica, il voto per questo Vultus 5 è 9. E insomma, siamo arrivati
alla fine di questo video, questa era la mia classifica. Come avrete notato mancano dei pezzi veramente molto importanti, come il Voltron ad esempio, che pur essendo un ottimo pezzo, personalmente trovo che alcuni modelli della concorrenza siano fatti meglio. Per questo motivo ho deciso di non inserirlo in classifica. So che molti di voi saranno in disaccordo, quindi fatemi sapere nei commenti quali pezzi avreste inserito o magari sostituito. Ricordatevi, la mia comunque è una valutazione basata sull'estetica e quindi è molto soggettiva, e sull'ispirazione per i miei lavori in 3D, non sul business del collezionismo, e quindi vi ripeto, è una valutazione assolutamente personale e quindi ovviamente opinabile. Se volete portarvi a casa uno di questi capolavori, trovate in descrizione i link per quelli che sono ancora acquistabili, quindi quelli ancora disponibili. Molti purtroppo sono ormai introvabili e sono reperibili soltanto tra collezionisti a prezzi molto alti, peraltro. Prima di lasciarvi ho una domanda per voi. Basandovi su questa top 10, quale robot vorreste che realizzassi nel mio prossimo progetto 3D? Scrivetelo qui sotto. E se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e condividetelo con gli altri appassionati. Il vostro supporto ricordatevi che è fondamentale per far crescere questo progetto sempre di più. Adesso è veramente tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!